un viaggio che corre tra il futurismo urbano e il silenzio del deserto. Il dinamismo dei souk e la quiete profonda delle insenature del mare tra le mangrovie. Benvenuti in Qatar e benvenuti sul mio canale. Eccoci nella capitale del paese. Risulta difficile credere che fino a poco più di 30 anni fa qui non c'era assolutamente nulla di tutto quello che possiamo ammirare oggi. Prima che la scoperta del petrolio e del gas naturale ridefinisse radicalmente i destini di questa penisola, l'economia del paese si basava interamente sui ritmi lenti della pesca e sulla faticosa raccolta delle perle. Dagli anni 90 una visione politica lungimirante e una crescita economica vertiginosa hanno trasformato questo lembo di deserto in una città dinamica e stimolante. Doha oggi è un laboratorio di architetture avveniristiche, ma se la osserviamo con attenzione si scopre che non ha mai reciso il legame profondo con le proprie radici culturali e beduine. Per conoscere meglio la storia del paese e il suo incredibile processo di trasformazione, partiamo dal Museo Nazionale del Qatar. L'architetto Jean Nouvel si è ispirato alla rosa del deserto, la complessa formazione mineraria che nasce tra le sabbie. Qui il Qatar racconta se stesso senza retorica, la sua storia antica, la trasformazione moderna e le sue sfide future. Consideratela una tappa fondamentale, quasi obbligatoria, per capire davvero le radici di questo paese prima di esplorarlo. Passeggiamo verso la Corniche, un lungomare di 7 km che si estende a forma di mezzaluna lungo tutta la baia, collegando il centro storico con il distretto finanziario di West Bay. Questo è il posto ideale per iniziare a sentire il respiro profondo della città. Il Pearl Monument, una grande ostrica aperta con una gigantesca perla al suo interno, è un omaggio visivo al passato e a quella che fu la principale risorsa economica del paese. In primo piano si percepisce la tradizione con i Dows e sullo sfondo il futuro, rappresentato da uno skyline spettacolare. Il Museo d'Arte Islamica, situato all'inizio della Corniche, dall'esterno è già di per sé un capolavoro architettonico, ma aspettate di vedere il suo interno. Questo importante spazio culturale, progettato dal celebre architetto cinoamericano Pei, espone 1400 anni d'arte e civiltà islamica attraverso reperti straordinari provenienti da Spagna, Iran e India. Manoscritti rari del Corano, ceramiche finemente decorate, tappeti pregiati, gioielli d'oro,
e armature rendono questa esposizione una delle più importanti del mondo. Dalla sua caffetteria e dalle terrazze esterne si gode di una vista privilegiata sulla baia. Facciamo adesso un salto nel tempo e ci spostiamo al vicino Souk Waqif, il cuore pulsante della città. In questo mercato storico, ricostruito con estrema cura rispettando fedelmente lo stile originale in fango e legno, dimenticatevi della mappa, come ho fatto io, e perdetevi tra le sue 1000 botteghe e i suoi vicoli stretti. Sarete circondati da spezie, artigianato, lanterne e un profumo costante di incenso che riempie l'aria. Ogni angolo racconta una storia e ogni sapore evoca il passato beduino di questa terra. Poco più in là si entra in un mondo a parte, il mercato dei falconi. Qui la falconeria è una cosa serissima, che ha radici molto profonde. Pensate che questi uccelli sono così preziosi che hanno persino un ospedale interamente dedicato a loro. Ma cosa succede se proiettiamo l'idea di un souk all'aperto nel futuro più estremo? Nasce il Crystal Walk, situato nella modernissima Ghiwan Island. Una passeggiata pavimentata con migliaia di cristalli e circondata da negozi di lusso. Qui anche il clima sfida la natura. Un sofisticato sistema di condizionamento all'aperto crea un'oasi di freschezza costante anche durante la torrida estate. Ma se il Crystal Walk usa la tecnologia per combattere il calore, nel Souk al-Waqra lo fa la brezza marina. In questo antico villaggio di pescatori a sud di Doha, le botteghe nei vicoli color argilla si aprono su una lunga spiaggia. Visitarlo a fine mattinata, quando è ancora deserto, regala un'atmosfera quasi surreale. Il souk sembra sonnecchiare cullato dal rumore delle onde, rivelando la sua anima più intima, autentica e silenziosa. Ma dove siamo? A Venezia? Dai, scherzavo, non mi sono mosso da Doha. Sono al villaggio Mall, un centro commerciale dove canali artificiali scorrono sotto cieli dipinti solcati da imbarcazioni che ricordano in tutto e per tutto le gondole. Anche se l'occhio occidentale potrebbe trovare insolitamente pittoresco questo allestimento, a mio avviso svela il profondo apprezzamento della gente locale per la raffinatezza della nostra storia architettonica e del design italiano. E se dopo lo shopping avete voglia di un po' di natura, proprio qui accanto c'è la Spy Park, 88 ettari di prati, alberi, laghi e fontane. Un vero polmone verde dove i residenti vengono a correre, rilassarsi o a fare picnic all'aria aperta. La stessa passione per lo stile europeo la troviamo a The Pearl, una delle isole artificiali più famose del mondo. Qui si entra in una dimensione di lusso evidente, tra yacht, ristoranti eleganti e boutique di marca. La genialità del progetto sta nel fatto che parallelamente alla passeggiata all'aperto hanno costruito un corridoio interamente coperto e climatizzato, pensato per dare il refrigerio quando fuori il termometro tocca temperature proibitive. Ma se l'aria condizionata non vi basta, c'è sempre il Sub-Zero Café, un vero e proprio bar di ghiaccio dove la temperatura scende a -9. Niente male, vero? Passeggiando per le sue strade alberate e le graziose piazzette si percepisce chiaramente l'intenzione di aver voluto creare una struttura cittadina a misura d'uomo.
E cosa c'è più europeo di una boulangerie francese? La Boulange. Qui alla Boulange troverete buonissimi croissant e tante altre prelibatezze artigianali. Pensate che nel vicino quartiere Canat le auto non possono proprio entrare. Sembra davvero di essere altrove e devo confessarvi che da italiano mi sono sentito lusingato nel vedere come per l'estetica di questo quartiere abbiano scelto di ispirarsi a una delle città più iconiche d'Italia. Un'altra tappa fondamentale del nostro percorso è il Katara Cultural Village, un intero quartiere dedicato all'arte e allo scambio culturale, che ospita periodicamente mostre ed eventi. Al suo interno troverete gallerie d'arte, un imponente anfiteatro all'aperto in stile classico, e due moschee di preziosa bellezza. Eh sì, perché dovete sapere che la moschea dorata è rivestita con 15.000 tessere di mosaico che fondono al loro interno vera foglia d'oro zecchino, un vero tesoro all'aria aperta. La moschea blu invece affascina con l'eleganza delle sue maioliche dai disegni geometrici e floreali. Per muoversi comodamente nel quartiere sono disponibili anche delle navette gratuite. Dal villaggio in pochi minuti è anche possibile raggiungere uno dei centri commerciali più belli di Doha, la filiale delle celebri Gallerie Lafayette francesi. È un gioiello architettonico unico, famoso per le sue linee Art Nouveau e con grate nel pavimento esterno che soffiano costantemente aria fresca per mitigare la temperatura delle passeggiate. Un altro villaggio culturale da non perdere assolutamente è il coloratissimo Mina District, l'area del vecchio porto interamente riqualificata in un pittoresco quartiere pedonale. Passeggiando tra le sue casette rosa, azzurre e gialle in tono pastello, sembra quasi di essere in un borgo del Mediterraneo. Oggi il quartiere ospita più di 50 caffetterie e ristoranti, boutique, splendidi murales e un mercato del pesce famoso per la sua spettacolare architettura e il magnifico soffitto dalle eleganti vetrate colorate. Spingendoci più a nord, nel quartiere futuristico di Lusail, troviamo le incredibili Katara Tower. A prima vista sembrano disegnare una gigantesca mezzaluna, ma in realtà questa struttura rappresenta le due scimitarre incrociate dello stemma nazionale. Questa icona architettonica ospita due tra gli hotel più lussuosi del pianeta, il Raffles Doha e il Fairmont. Ma Lusail non smette di stupire. A pochissima distanza si trova il Place Vendôme, un centro commerciale monumentale ispirato all'elegante architettura neoclassica parigina. Nella sua piazza centrale tutti i giorni, a partire dalle 6 di sera, ogni 30 minuti le fontane si accendono per dare vita a uno spettacolo di luce e suoni fantastico. Ci spostiamo un poco oltre lungo il Lusail Boulevard, dove incontriamo la celebre opera d'arte chiamata Al-Nehem, che in arabo significa proprio squalo balena. Questa imponente struttura lunga ben 30 metri e sospesa nella piazza centrale è stata creata dal famoso artista italiano Marco Balic in occasione dei mondiali di calcio del 2022.
Se il caldo della città si fa sentire e cercate un'attività al chiuso che sia diversa dal solito shopping, potreste fare un salto al Museum of Illusions a West Bay. Tra stanze sottosopra e tunnel rotanti è il posto ideale per rinfrescarsi e divertirsi sfidando i propri sensi. Lasciamo ora i grattacieli alle spalle per un'avventura veramente emozionante, il Dune Safari nel deserto. Salire a bordo di un potente 4x4 e sprecciare a tutta velocità su immense montagne di sabbia dorata è davvero un'esperienza incredibile. Lasciarsi scivolare dalla cima delle dune è pura adrenalina. Ma la vera magia vi aspetta alla fine del percorso, lo spettacolo unico del tramonto sul mare interno, dove il deserto si tuffa direttamente nell'oceano. Un'altra escursione a meno di un'ora dalla capitale ci porta alla scoperta del lato più selvaggio e incontaminato del Qatar, Purple Island. È un'isola veramente misteriosa e affascinante. Pensate che proprio qui, 4.000 anni fa, si produceva una rarissima tintura viola che, ossidandosi al sole, ha dato origine a quel bordeaux diventato poi il colore simbolo della bandiera nazionale e della compagnia aerea del paese. La si può esplorare a piedi, camminando lungo una suggestiva passerella di legno che attraversa le fitte foreste di mangrovie, oppure direttamente dall'acqua. Io ho scelto di noleggiare un kayak all'Aqua Sport Camp, un piccolo centro in stile beduino che si trova a 2 passi dalla riva. È un'esperienza davvero rigenerante, immersi completamente nella natura e nella quiete di un luogo dove, se si è fortunati, è persino possibile avvistare diverse specie di uccelli migratori. Ci spostiamo a soli 40 minuti da Doha per scoprire la Hinat Salma Farm, una splendida fattoria biologica ed ecosostenibile. È una lussureggiante oasi immersa nel deserto dove oltre alla visita si può anche pernottare in tradizionali tende beduine. Io mi sono fermato solo per il pranzo. Un menù ricchissimo e gustoso, con piatti biologici, uno più buono dell'altro. Sulla via del ritorno ho fatto una sosta alle Barzan Towers a Salal. Queste storiche torri di guardia in pietra vennero erette alla fine dell'Ottocento per sorvegliare la valle e proteggere le preziose riserve d'acqua piovana. Un piccolo e silenzioso custode della memoria storica del Qatar. Queste mappe vi aiuteranno a capire meglio le distanze tra le varie location. Ogni linea colorata che vedete corrisponde a un itinerario giornaliero ottimizzato per vicinanza. In questo modo saprete come incastrare le tappe senza perdere tempo.
Si consiglia di viaggiare da novembre ad aprile, evitando decisamente gli altri mesi per le alte temperature e l'umidità che può arrivare al 90%. Per il mio soggiorno a Doha ho scelto il Grand Regency, una struttura che fa parte della Trademark Collection by Wyndham. Si tratta di un hotel un po' datato, ufficialmente classificato come un 5 stelle, ma a mio parere sarebbe più corretto considerarlo un buon 4. La hall è ampia e molto luminosa e il personale gentilissimo. La stanza era davvero spaziosa, con un letto enorme, un comodo sofà e un'ampia scrivania. Il bagno pulitissimo e con tutto il necessario, dall'accappatoio alle ciabattine, fino ai prodotti di cortesia. La colazione buffet offre svariate opzioni, tra piatti locali, cucina internazionale, dolci e frutta, con caffè e tè a volontà. Goloso e curioso come sono, ovviamente ho provato un poco di tutto. Nota di demerito per la piscina incassata nel cortile interno. L'ho trovato un poco trascurata e sinceramente non è all'altezza della categoria della struttura. In definitiva, il Grand Regency mi è sembrato una buona scelta per chi cerca comfort senza spendere una fortuna. Una base di partenza ideale per esplorare la città in un ambiente rilassato. La metropolitana è nuovissima, è stata inaugurata nel maggio 2019, pienamente operativa per i mondiali di calcio del 2022. Le stazioni sono perfettamente climatizzate, ben segnalate sia in inglese che in arabo e i treni passano ogni 5-6 minuti. Se in una giornata pensate di usarla spesso, vi conviene decisamente fare il Day Pass. Alternativamente optate come ho fatto io per la Travel Card ricaricabile. Una corsa singola costa appena 2 rial, ovvero meno di 50 centesimi di euro. Se invece cercate una flessibilità totale, Uber è l'opzione migliore. Questa app funziona in modo impeccabile, i tempi di attesa per l'arrivo della vettura sono minimi e il servizio si rivela sempre molto affidabile. Inoltre il pagamento viene gestito in automatico tramite la carta di credito o di debito collegata al vostro account. Per muoversi fuori però serve un'auto, ma non preoccupatevi perché sia il noleggio che la benzina sono decisamente economici. Io ho scelto budget. Ci sono infinite opzioni per tutti i budget e gusti. Vi lascio solo i nomi di 2 ristoranti che mi sono piaciuti molto. Il primo è il 360 Restaurant, un locale elegantissimo situato all'interno dell'iconica torre The Torch Doha. Offre una cucina sofisticata in un ambiente molto intimo, ma la sua vera particolarità è che si tratta dell'unico ristorante rotante della città. Se invece durante il viaggio vi assale la voglia di vera cucina italiana, la risposta è la Spiga by Pepper Moon, un ristorante elegante dal design contemporaneo situato all'interno del W Hotel. Vi do un piccolo ma prezioso consiglio per il vostro portafoglio. A pranzo offrono un menù executive che si rivela decisamente economico, considerando l'alto livello del locale e l'eccellente qualità offerta. Se state cercando un viaggio che sappia unire cultura, relax, modernità e avventura, vi assicuro che questo paese saprà sorprendervi. Io ne custodisco un ricordo profondo ed emozionante. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale e attiva la campanella per non perderti gli altri. E se vuoi, mettimi un like. Sarà la miglior ricompensa al mio lavoro.